I Soul Seeker Tarot aprono un varco sul mondo delle ombre, svelando il lato oscuro e misterioso dei classici archetipi Rider-Waite-Smith, magnificamente illustrati da Mirko Andreoli. Ad accompagnarvi in questo viaggio tra le tenebre c'è la guida minuziosa firmata da Charles Harrington, che narra il cammino di un'anima solitaria alla ricerca del proprio destino tra gli arcani. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fino ad ora vi ringrazio se l'avete fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata della Taroteca. Oggi vi porto in un viaggio straordinario, un percorso profondo ed evocativo alla scoperta di noi stessi. Vi presento The Soul Seeker Tarot, splendidamente illustrato dall'artista Mirko Andreoli con i testi evocativi di Charles Harrington, edito dal prestigioso marchio Lo Scarabeo e stampato freschissimo nel febbraio 2026. Ma prima di iniziare voglio svelarvi un piccolo retroscena di cui sono davvero entusiasta. Questa è in assoluto la prima volta che ho l'opportunità di confrontarmi e parlare direttamente con l'artista prima di registrare una recensione. Mirko è stato di una disponibilità e di una gentilezza infinite e mi ha rivelato alcune informazioni preziose, dettagli sul processo creativo e curiosità uniche che pensate non troverete scritte da nessuna parte, nemmeno all'interno del libretto ufficiale del mazzo. Per questo ci tengo tantissimo a salutarlo e a ringraziarlo di cuore per aver arricchito questa puntata con la sua visione. Proprio grazie alle sue parole voglio mostrarvi questo mazzo facendovi capire perché non è solo un semplice strumento divinatorio, è soprattutto un compagno di viaggio spirituale, una vera e propria mappa per il cercatore d'anima che è in ognuno di noi. Come ci ricorda lo stesso libretto, che poi vedremo proprio come il matto si lancia dalla scogliera e addentrandosi nei regni sconosciuti degli arcani, anche noi siamo chiamati a farci strada nella vita attraverso un percorso strano, tortuoso, ma immensamente affascinante. Lasciate che questo mazzo sia la vostra guida. Ma prima di addentrarci nei simboli, diamo un'occhiata alla parte fisica. Ecco, vi mostro tutta la confezione. Qui dietro trovate già delle indicazioni sulla grafica del mazzo. Ovviamente qui abbiamo la nostra papessa e apriamo la nostra bellissima confezione che è davvero curata nei dettagli, robusta e comoda da aprire. All'interno troviamo il libretto e di istruzioni e il mazzo. E le carte in totale sono 80. Abbiamo le classiche 78 carte divise tra i 22 arcani maggiori e 56 minori, a cui si aggiungono 2 carte extra, una che può fungere da splendida copertina del mazzo e l'ultima carta con tutti i riferimenti ai contatti social per seguire lo scarabeo e rimanere sempre aggiornati sulle loro novità. Le carte misurano 6,5 cm per 11,8 cm con uno spessore totale del mazzo di circa 2,5 cm. Il cartoncino è sottile,
ma decisamente flessibile e piacevole da mescolare, valorizzato da una luminosa stampa in finitura lucida che fa risaltare i colori ad acquerello. Il libretto incluso è multilingue e offre spiegazioni davvero utili per chi inizia a muovere i primi passi. Ricordo che la parte in inglese è leggermente più ampia, arricchita da qualche spiegazione in più e da due metodi di lettura di cui vi parlerò meglio nel corso della puntata. Il retro del mazzo, guardate, si presenta con un design simmetrico spettacolare nei toni del grigio, beige e verde antico, con dettagli che richiamano l'alchimia e l'architettura classica. Essendo perfettamente simmetrico, è ideale anche per chi legge le carte al rovescio. Ma sentite che chicca pazzesca mi ha rivelato l'artista. Per disegnare il retro, sempre a matita, ha ricalcato la cornice della copertina di un libro francese dell'Ottocento, mettendola a specchio. Il disegno ha preso una forma del tutto nuova e se guardate bene al centro noterete due testine cornute speculari come piccoli diavoletti che sono nate in modo del tutto casuale durante la specchiatura. E a questo punto, ovviamente spero di metterlo in favore di camera, guardatelo bene anche voi, riuscite a vederli questi due piccoli diavoletti proprio nel mezzo? Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a scovarli o cosa vi sembra di vedere in questo magico gioco di specchi. Il fronte delle carte, rimarrete stupiti dall'impatto visivo. Davanti troviamo l'illustrazione che prende assolutamente tutto lo spazio, non ci sono bordi laterali, regalandoci un'esperienza visiva totalmente immersiva, come se stessimo guardando dentro un quadro. In basso l'unico elemento strutturale è un sobrio bordo nero che ospita il numero in cifre romane per gli arcani maggiori, semplici numeri per gli arcani minori. Infatti possiamo vedere qui, come vedete in basso, di un delicato colore giallo chiaro. E ora partiamo con il nostro viaggio e andiamo a conoscere le varie carte divise in gruppi, ciascuno con una propria anima. Iniziamo naturalmente dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte agli arcani maggiori. Qui troviamo i grandi archetipi del tarot. Ognuno di essi è reinterpretato con una straordinaria profondità storica e mistica, creando connessioni uniche tra la nostra anima e il mito. Si può dire che l'energia e il tema di questo mazzo ruotino attorno all'idea dell'evoluzione e della ricerca interiore. Come vedremo per tutto il mazzo, ogni carta diventa un varco, un portale d'accesso al nostro subconscio. L'artista Mirko Andreoli ha fatto una scelta affascinante ed estremamente colta per quanto riguarda l'attribuzione delle lettere ebraiche presenti sugli arcani maggiori, pur mantenendo la struttura del classico Rider-Waite-Smith con la forza all'8 e la giustizia all'11, ha deciso di seguire lo schema esoterico francese originale di Eliphas Levi per l'assegnazione delle lettere dell'alfabeto ebraico, distaccandosi dalla successiva interpretazione inglese della Golden Dawn. Ad esempio, la lettera Beth, che significa casa o utero, e ha una forte valenza femminile, è associata alla papessa, proprio come voleva Levi. Inoltre c'è un'originale eccezione dell'artista, ha voluto associare la 22esima lettera dell'alfabeto ebraico, Tab, al matto, interpretandolo come l'uomo illuminato alla fine del percorso iniziatico, che rappresenta contemporaneamente l'inizio e la fine. Di conseguenza il mondo accoglie la 22esima lettera
lettera Shin, creando un parallelismo perfetto con il suo numero d'ordine. Guardiamo insieme alcune carte, quindi abbiamo il matto. Eccolo qui, ve lo mostro meglio. Nel libretto la sua essenza ci sussurra: la tua anima cerca la libertà, e l'illustrazione ci mostra un giovane viandante sul ciglio di un dirupo, lo sguardo rivolto verso l'alto, sotto un sole splendente, porta un bastone con una sacca, oppure comunque una borsa, e stringe una rosa rossa nella mano sinistra, mentre ai suoi piedi c'è un cagnolino bianco che cerca quasi di trattenerlo o avvisarlo del pericolo. E poi troviamo il mondo. Eccolo qui, ve lo mostro meglio. Il libretto recita: la tua anima cerca l'elevazione. È una carta intrisa di simbolismo alchemico. Al centro c'è questa figura femminile parzialmente velata, fluttua all'interno di una ghirlanda ovale intrecciata, circondata dai 4 simboli degli evangelisti ed elementi alchemici: l'aquila, l'angelo uomo, il toro e il leone. Rappresenta il compimento dell'opera alchemica attraverso la rubedo, l'opera al rosso, dove si giunge all'unificazione e alla pietra filosofale. Vedete come è bella. Tanto poi la vedrete meglio con lo slideshow. E infatti lasciamo le grandi verità universali degli arcani per immergerci nel mondo delle emozioni e del sentimento, quelle delle coppe. Ma prima godiamoci la bellezza di tutti gli arcani maggiori in questo slideshow. Eccoci di fronte alle coppe, le carte delle emozioni, dell'intuizione, dei sogni e dei legami profondi. Il loro elemento ovviamente è l'acqua. In questo seme incontriamo le 10 carte numerali e le 4 carte di corte, quindi il fante, il cavaliere, la regina e il re. Queste immagini ci raccontano la fluidità dei sentimenti, la gioia dell'unione, ma anche la vulnerabilità del cuore umano. Dal punto di vista artistico, Mirko Andreoli ha scelto di realizzare l'intero mazzo partendo da
disegni fatti a mano, a matita su carta, successivamente stampati su carta ad acquerello e colorati rigorosamente a mano, appunto con gli acquerelli. Un approccio artigianale, caldo e tradizionale, lontano dalla freddezza della grafica digitale. La sua passione per le culture antiche e il vicino Oriente si fonde con uno stile figurativo straordinariamente realista e sognante allo stesso tempo. Inoltre, per questo seme e per i successivi, l'artista ha fatto una scelta coraggiosa, pur mantenendo l'impianto e l'ispirazione strutturale del Rider-Waite-Smith, ha voluto riavvicinarsi alla tradizione dei tarocchi di Marsiglia. Nel RVS siamo abituati a vedere mani divine spuntare dalle nuvole in tutti e quattro gli assi. Qui invece solo i due assi presentano la mano e poi li vedremo insieme. Partiamo proprio dall'asso di coppe, eccolo qui, ve lo mostro meglio. Questa carta non presenta la mano divina e ve la mostro proprio in corrispondenza di quella che è la tradizione RVS. Vedete? Ma si focalizza interamente su un'enorme e maestosa coppa finamente cesellata, quasi monumentale, che poggia direttamente sulle acque. Sopra di essa vola una colomba bianca con un simbolo crociato, tra le zampe, mentre due grandi zampilli d'acqua simmetrici sgorgano dal calice, quindi ovviamente abbiamo due da un lato e due dall'altro, sono in tutto quattro, che si riversano nel mare. Sulla coppa stessa è scolpita una figura femminile sacra, circondata da serpenti, come simboleggiare la rigenerazione emotiva, la purezza e l'amore incondizionato che trabocca. E adesso, dal mondo fluido delle emozioni, passiamo a quello solido e concreto della materia. Andiamo a scoprire i denari. Eccoci di fronte ai denari, terra, abbondanza, sicurezza e frutti del duro lavoro, e questo gruppo esplora il mondo materiale, il corpo, la casa e la stabilità economica. Vediamo le 10 carte numerali e le 4 carte di corte. E queste sono ricche di scene quotidiane e operose. Facendo una comparazione con la tradizione esoterica classica, c'è un dettaglio fondamentale che salta subito all'occhio dei lettori più attenti. L'artista ha scelto di sostituire il classico simbolo del pentacolo stellato all'interno dei denari con il dingir sumerico, il segno cuneiforme che rappresenta la divinità o la stella. Mirko ci spiega che questa scelta nasce dal voler correggere un piccolo malinteso storico. Nel testo francese originale di Eliphas Levi, il termine utilizzato indicava semplicemente un simbolo misterioso che fu poi tradotto erroneamente in inglese dalla Golden Dawn come pentacolo. Da grande appassionato del vicino Oriente antico, Mirko ha preferito attingere alla ricchissima mitologia mesopotamica anziché a quella egizia, inserendo persino parole in lingua sumerica nelle varie carte, e questo lascio a voi scoprire, per arricchire la simbologia. Esaminiamo alcuni esempi. Quindi qui vi ho mostrato l'asso di denari, anche qui non troviamo la mano divina, al centro
di un cielo limpido fluttua un grande disco dorato con inciso appunto il simbolo del Dingir. Sotto di esso un sentiero si snoda in mezzo a un prato rigoglioso, conducendo verso un arco di siepe fiorita che si apre su montagne lontane. Lo vedo un po' come l'invito a percorrere una nuova via verso la prosperità e la realizzazione spirituale e materiale. Il 10 di denari, ecco, ve la mostro, è una carta straordinariamente densa di particolari. In primo piano troviamo un anziano saggio seduto, accompagnato da un magnifico cane lupo bianco e da un, penso sia un levriero, mentre accanto a lui una giovane coppia si scambia uno sguardo complice. I 10 simboli dorati sono disposti seguendo la forma geometrica dell'albero della vita cabalistico con le 10 Sefirot. Ma aguzzate la vista, sullo sfondo si staglia l'architettura gotica della cattedrale di Notre Dame e nel rosone centrale l'artista ha inciso, si vede in modo molto tenue, quasi microscopico, la parola ebraica Da'at, l'11ª sefira, quella invisibile della conoscenza, un dettaglio magico ed estremamente raffinato. E adesso, dalla concretezza dei denari, accendiamo il fuoco dell'azione e passiamo al seme di bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni, fuoco, movimento, creatività, passione ardente e forza di volontà. Le carte di questo seme ci parlano di azione, di sfide, di crescita e intraprendenza. Vediamo le nostre 10 carte numerali e le 4 carte di corte che sono pronte a scendere in battaglia o a dare vita a nuovi progetti. Vediamo insieme alcune immagini. Qui vi mostro l'asso di bastoni, in questo caso fedele alla tradizione. L'asso presenta la mano, una mano forte emerge da una nuvola bianca sulla destra, stringendo saldamente questo vigoroso bastone di legno grezzo, da cui germogliano giovani foglie verdi, e sullo sfondo cupo e tempestoso si erge sulla cima di una collina la sagoma scura e suggestiva di un castello. Rappresenta l'energia vitale, la scintilla dell'ispirazione che nasce anche dalle macerie, si può dire, del passato, perché effettivamente questo sembra quasi essere, o almeno immagino io possa essere, un castello, delle rovine di un castello. Vedete come è bella. Poi un'altra carta che a me piace molto, volevo condividere con voi, è proprio il 5 di bastoni, e questa carta ci mostra 5 giovani uomini impegnati in questo che sembra essere un combattimento, una prova di forza con i loro bastoni sullo sfondo di un cielo nuvoloso dominato in lontananza anche qui da un castello. È una classica rappresentazione della competizione, dello scontro costruttivo e del confronto di idee, dove l'attrito serve a temprare il carattere. Però vedete come bella, come forte, dinamica, e come tutta la scena effettivamente già ci porta a sentire quella tensione emotiva. Molto bella. A me piace molto, magari ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. E adesso passiamo all'utilizzo del mazzo. Questo mazzo serve cioè per la sua profondità visiva e la ricchezza dei dettagli esoterici, si presta benissimo a diversi tipi di utilizzo. È ideale sia per letture divinatorie, quotidiane e pratiche, se lo desiderate, sia per una profonda meditazione personale o per sessioni di autoanalisi e crescita spirituale.
Quindi per chi, diciamo, preferisce e vuole mantenere una tipologia di lettura a livello divinatorio, ovviamente troverà nel libretto le indicazioni basilari per avere, secondo me, una base. Poi è ovvio, consiglio sempre di andare ad approfondire con altri testi. Ecco, ve lo mostro come vi ho detto prima, diciamo, trovate il libretto, ci sono 4 lingue: inglese, italiano, spagnolo e portoghese. La parte in inglese, io consiglio di leggere la parte in inglese perché è leggermente più ampliata, un po' più esaustiva, e infatti troviamo per ogni carta l'indicazione del cercatore d'anima che descrive l'essenza spirituale della carta per l'evoluzione interiore. Poi troviamo la divinazione legata ai significati pratici e tradizionali e alle azioni concrete da intraprendere, e poi troviamo la parte della carta capovolta, quindi del significato con la carta capovolta per chi ama leggere le carte rovesciate. Sebbene, se siete all'inizio, l'autore consiglia di prenderla con calma e concentrarsi prima sulla carta e quindi sui significati al dritto. Inoltre all'interno del libretto troverete degli schemi di stesa, le cosiddette disposizioni. Quindi qui troviamo la classica disposizione della linea temporale, passato, presente e futuro, e c'è una stesa originale creata appositamente per questo mazzo, chiamata il percorso dell'anima, divisa in 3 posizioni. Al numero 1 troviamo il lavoro interiore spirituale necessario, posizione 2 le azioni esteriori o concrete da compiere, e la 3 ci parla di trasformazione totale possibile quando si uniscono queste 2 forze. Ovviamente, come vi dicevo, la parte in italiano, eccola qui, troviamo una breve introduzione, come usare il mazzo, la stesa e il percorso dell'anima, e per le spiegazioni degli arcani manca il significato delle carte capovolte. E adesso proseguiamo il nostro viaggio e andiamo a concludere con l'ultimo seme, dove il pensiero prende forma, le spade, seguite dalle mie considerazioni finali. Eccoci di fronte alle spade, l'elemento dell'aria legato al potere della mente, alla comunicazione, al potere anche dell'intelletto, ma anche ai conflitti interiori e ai tagli necessari, e io direi anche delle verità dolorose. Qui troviamo carte decisamente intense che ci spingono a fare chiarezza mentale. Vediamo le 10 carte numerali e le 4 carte di corte, quindi il fante o il paggio, il cavaliere, la regina e il re. Anche in questo seme mio cannarone ha voluto inserire dei tocchi artistici personali molto significativi che si discostano leggermente dall'iconografia tradizionale, e secondo me è perfetto così, perché si lascia spazio ovviamente all'artista di dare una sua ulteriore interpretazione. Ad esempio vi mostro il 6 di spade. Vediamo una barca che scivola su acque calme e oscure, trasportando 6 spade conficcate in questa barchetta. Alla guida c'è un traghettatore in piedi, mentre seduta a bordo c'è una figura che affronta, secondo me, da quello che posso sentire di questa carta, un viaggio verso una sponda più serena rispetto al classico RVS. L'inquadratura qui è molto più ravvicinata e intima, focalizzandosi sul senso di transizione e sul silenzioso viaggio mentale ed emotivo del passeggero. E quindi qui vedete, ve le mostro per comparazione. Poi un'altra carta anche che mi ha colpito e che volevo
condividere con voi è il 10 di spade. Questa è tradizionalmente una delle carte più temute, del mazzo. Di solito raffigura un uomo a terra, prono, trafitto sulla schiena da 10 spade, sotto un cielo nero. Anche qui vi mostro, vedete la carta. E invece qui troviamo il soggetto raffigurato è una giovane donna distesa su un letto. Il volto sembra essere sereno e è incoronato da questa ghirlanda di fiori bianchi. Questa scelta può spostare l'accento del dramma e della sconfitta violenta a una transizione quasi catartica, un sonno che mette definitivamente fine a un ciclo di sofferenze, quindi il significato comunque è lo stesso, è la fine del dolore mentale, il momento in cui si accetta che il peggio è passato e che si può finalmente riposare per rinascere. Quindi secondo me questa interpretazione va a sottolineare un po' di più questa fase di passaggio e di transizione verso appunto la rinascita. Per le considerazioni finali posso dire che il vero potere di questo mazzo risiede nella sua capacità di far dialogare l'arte tradizionale, anche l'iconografia tradizionale, con una simbologia esoterica ricercata, colta e mai banale. Per quello che vi posso dire, il The Soul Seeker Tarot è una vera e propria opera d'arte da collezione, diciamo sicuramente, ma anche da poter essere utilizzata. Ogni carta è una chiave per entrare in una stanza segreta della nostra mente e del nostro spirito. Io lo consiglio caldamente sia a chi ha le prime armi, perché come possiamo vedere si avvicina proprio tantissimo alla tradizione dei Rider-Waite-Smith, ovviamente per chi apprezza questa tipologia, ma anche perché ovviamente abbiamo visto tante caratteristiche insieme che possono arricchire ulteriormente la nostra lettura, e quindi lo consiglio anche a chi è esperto, oppure per chi cerca qualcosa di unico, di profondo e ricco di stimoli culturali da aggiungere appunto non solo alla propria collezione, però anche alle proprie conoscenze, perché non mi sono voluta dilungare troppo, altrimenti questa recensione durerebbe delle ore. Però in ogni singola carta potreste scoprire quel piccolo particolare, quella simbologia che sicuramente vi può aprire un mondo. Ovviamente se già siete appassionati di questa tematica potreste scoprirli e quindi vedere come poter arricchire ulteriormente la vostra lettura. Altrimenti magari pian pianino costruirvi un vostro dizionario, un vostro vocabolario, diciamo, che sicuramente potrebbe essere un bel viaggio da compiere. In ogni caso, abbiamo visto delle letture nel libretto stesso, una proprio creata per questo mazzo, ma sentitevi liberi di usare tutti i metodi di lettura che conoscete e che desiderate. Ovviamente io consiglio di iniziare, specialmente con un mazzo così ricco di dettagli, di utilizzare poche carte, metodi semplici, anche per esempio la stesa che trovate nel libretto, il percorso dell'anima. Questo vi permetterà di familiarizzare con lo stile, con le sfumature degli acquerelli di Mirko, e di entrare in una reale e profonda connessione con lo strumento. Si conclude qui questa puntata della Taroteca. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo. Vi piacciono le scelte simboliche dell'artista? Vi ispira il dingher sumerico al posto dei pentacoli?
Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi appuntamenti. Potete trovare tanti altri video qui sul mio canale e potete seguirmi anche su Instagram e TikTok per contenuti quotidiani e curiosità sul mondo dei tarocchi. Vi aspetto al prossimo video, ciao!